Che facciamo? Facciamo così, vai, via. Ciao tribù del bosco, siamo vicino a questo melo che è diventato famosissimo dall'anno scorso, quando Pietro è venuto a aiutarmi a fare una potatura di riforma. Bentornato Pietro! Grazie mille, grazie Hai mille. mantenuto la promessa! Non vedevo l'ora di vedere come stava questo melo, cosa avevamo combinato. Il melo sta bene, però dobbiamo continuare il lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso, quindi la nostra riforma va avanti. Vai! Stavolta mi hai fregato, Allora Francesca, l'anno scorso abbiamo cominciato la potatura di riforma di questo melo perché aveva e ha ancora tante branche che vanno su tutte insieme, dobbiamo toglierne qualcuna e la branca che abbiamo deciso di fare ha reagito molto bene, veramente, non è scoppiata di succhioni come a volte succede e ha prodotto, se non sbaglio, fra l'altro. Sì, ha iniziato a produrre per fortuna. Allora, vediamo come la punta che abbiamo fatto l'anno scorso non è esplosa di succhioni come appunto a volte succede, come abbiamo detto prima, ma è rimasta abbastanza bene, ha prodotto vari brindilli che sono formazione a frutto, per cui perfetto, e i rami che abbiamo piegato in basso per allargare la chioma, perché è in basso che ci interessa raccogliere, si sono piegati bene, hanno preso la forma e hanno fatto varie lamburde e vari brindilli, per cui direi che è andata davvero benissimo e ci incoraggia a continuare la potatura di riforma nello stesso modo. Io sono molto contenta di questo risultato. L'anno scorso ho tremato ad ogni taglio, quest'anno so che Pietro ha già intenzione di tagliare qualcos'altro, però con molta cautela, diciamo che visto che la pianta ha reagito bene lo possiamo fare. Pietro, io nel frattempo ho seguito il tuo corso, quindi sono più preparata dell'anno scorso. Il corso di potatura facile su orto da coltivare. Va bene anche una ripetizione, Spiegami cosa facciamo adesso. Ottimo, allora quello che andiamo a fare seguirà proprio le fasi classiche che si adottano, diciamo, che si seguono nella potatura, soprattutto per il vaso. Questo melo appunto è allevato a vaso e quindi vediamo quali sono. La prima fase è di osservazione, andiamo a leggere la storia della appunto pianta, perché ogni pianta ha la sua storia, e prendiamo le decisioni più importanti. Allora in questo caso questa fase è particolarmente importante perché siamo in una potatura di riforma, quindi ci sono dei tagli straordinari da fare. Per esempio in questa branca, di queste 3 sottobranche dovremo sceglierne una che andrà a farci da guida, quindi le altre 2 dovranno andare via. Vedendole così, questa è quella più adatta perché va verso l'esterno, non dà troppa noia a quella vicina, quindi queste 2 branche qua dovranno essere tagliate a vantaggio di questa. Sempre nell'ottica di andare piano piano, ok, anche per non far venire un colpo a Francesca, non tagliare troppi rami, andiamo a fare una, massimo 2 branche in ottica potatura di riforma. Invece una delle 3 branche da sistemare andremo a fare un mantenimento e finiamo l'anno prossimo. La seconda fase entriamo nell'operatività, cominciamo a tagliare perché è quella di svuotare il vaso, quindi dobbiamo togliere succhioni, rami secchi e rami che tornano verso l'interno nel vaso. Vediamo se comincio a capire, Pietro. Questo per esempio mi sembra che dia dei problemi, torna all'interno e tra l'altro va a toccare anche questo tronco, quindi bravissima, e lui va tolto. Sì. Il taglio lo faccio qui, lascio giusto il colletto che serve per rimarginare la mia ferita, che anche se è piccolina la pianta la deve chiudere al meglio. Vado? Promossa Francesca, già da ora. Sulla fiducia proprio. Questi qua che tornano dentro si possono togliere, brava, ottimo. Allora vado io a questi. Che sei più alto. Eccoli qua c'è un moncone, togliamolo tutto, che è meglio che non rimanga. Attenzione, ecco fatto. Questa roba qui, Francesca, che non torna proprio direttamente verso l'interno a volte, ma va a incrociarsi, fa casino, quindi... Qui c'è una situazione critica, Pietro, perché c'è questo rametto qua che sta toccando l'altra mezza branca. Allora, questo si chiama incrocio e quando c'è dobbiamo cercare di eliminarlo, perché alla pianta per vari motivi non fa bene che ci sia questa situazione, perché lì in mezzo si può fermare appunto l'umidità, perché non passa poi luce, eccetera. Quindi siccome è probabile che questa branca qui più grande venga tagliata,
aspettiamo e vediamo quando arriveremo qui, perché è probabile che rimanga proprio lui. In questa pianta vediamo che ci sono diversi incroci anche in alto, dovuti al fatto che c'erano 8 branche tutte vicine, per cui non passa appunto luce, non passa l'aria, non si asciuga, ed è per questo che vediamo tante mummie di frutti con la muffa, perché qui dentro evidentemente c'erano le condizioni corrette per far nascere le muffe. Allora, la seconda fase l'abbiamo finita, il vaso è stato svuotato, mi sono già armato per la terza, che è quella di fare le punte. Cominciamo sempre dall'alto a potare. Una volta preparato, cominciamo dall'alto e cominciamo dalla branca che avevamo già sistemato l'anno scorso. Ecco, qua su ci sono 2 punte, quindi ne togliamo una, lasciamo quella che viene verso l'alto e verso l'esterno. Quando andremo ad abbassare negli anni prossimi andremo a scegliere una punta in questa zona, perché qui siamo già per me all'altezza massima che è corretto lasciare per questo melo. Andiamo a togliere prima quelli che tornano verso l'interno, che sono quelli in posizione più sfavorevole, ecco fatto, e quelli che vanno verso l'esterno invece magari li facciamo produrre. Togliamo giusto questo che spara molto verso l'alto. E poi sfoltiamo un pochino questa zona perché la pianta giustamente ha reagito qui producendo un po' di vegetazione. Quindi diamo una piccola sfoltita ai rametti troppo piccoli che non faranno frutti. Andiamo anche questo, vai. Ci sono 2 rametti misti qua che verrebbero bene ad essere piegati in questo modo, questo e questo. Magari dopo potremo prendere un filo e legarli direttamente al tronco in questo modo, per non avere troppi fili a terra. Rifiliamo il secco qui. Avremo una chioma molto più larga e un po' più rada, che è secondo me anche l'ideale da tenere sopra l'orto, perché adesso con il cambiamento climatico, estate sempre più calde, un po' d'ombra all'orto fa comodo, non deve essere eccessiva, quindi una bella pianta larga aiuta. Abbiamo finito la terza fase, che è fare la punta. Passiamo alla quarta, che è la gestione della chioma, anche se qui non c'è tanto da fare, ma comunque qualche sistemazione possiamo vederla. L'obiettivo che vogliamo raggiungere è stimolare questi rami a produrre ancora formazioni a frutto come brindilli e lamburde. Per fare questo dobbiamo tornare indietro, quindi far sentire alla pianta che manca un po' di vegetazione per stimolarla a farne ancora. Per esempio qui facciamo un taglio di ritorno su questo brindillo, in questo modo, quindi la pianta emetterà altre formazioni a frutto qui. Stessa cosa su questa branca, anche se facciamo tagli piccoli come questo, è comunque per la pianta un input prezioso che gli diamo. Qui vediamo un incrocio, quindi andiamo a diradare, dovremo questo eliminarlo e basta, qua non gli facciamo più niente. Vai, questo brindillino piccolo via. Vai. Ecco, Francesca, questo ramo è già sistemato. Questo ci dice quanto poco lavoro c'è se una pianta è ben gestita. Negli anni prossimi avrai giusto da fare qualche tagliettino, non gli darai noia e avrai, speriamo, tante belle mele. Okay. Adesso arriva il difficile, dobbiamo riformare le altre branche. A questo punto, in condizioni normali, si tratta solo di fare la rifinitura, quindi rifacciamo il giro per vedere se ci sono altri piccoli tagli da sistemare e la pianta sarebbe finita. Ma qui abbiamo da fare una potatura di riforma, quindi torniamo un attimo indietro, andiamo a individuare quali sono le branche da lasciare e andiamo sul difficile a togliere qualche branca grossa. Come dicevamo nel video dell'anno scorso, prima di tagliare andiamo a vedere cosa lasciare e in una situazione come questa è particolarmente importante. Quindi facciamo il giro, riguardiamo bene quali decidiamo di lasciare e solo dopo facciamo i tagli. Analizziamo questa prima branca, dobbiamo sceglierne una e sceglieremo quella che viene verso l'esterno, che è lei, e che è più piena sotto perché ha delle bellissime sottobranche a frutto, per cui dovremo tagliare queste due. Dobbiamo lasciare solo lei, per cui queste due vanno via. Andiamo a togliere non una ma 2 branche, guardate quanto legno andiamo a togliere. È per il bene del mio albero e del raccolto. Allora, un paio di regoline, dobbiamo fare un controtaglio sotto in modo da non scosciare e rimanere vicini al colletto di corteccia, in questo modo. Fare gli innesti. Vai, e questa è una. Vai. Pietro, sono tranquilla, qui ci sono 2 taglioni, mi chiude tutto, sì?
Sai che si fa? Si mette magari un po' di propoli, una Ok. spennellatina, in modo che abbiamo anche la coscienza a posto e qualcosina in più abbiamo fatto. Dico la coscienza a posto perché spesso la pianta riesce a fare da sola, ma visto la situazione di qualche funghetto in giro, bene magari proteggerla. A questo punto facciamo una bella punta a questa branca che abbiamo lasciato. Abbiamo due possibilità: lasciare questo oppure questo. Io decido per quello esterno perché mi allarga ancora di più il vaso. Andavano bene tutte e due, si tratta solo di decidere. A posto. Andiamo ancora un po' più di fino e scegliamo questo perché ha un portamento migliore. Tagliamo l'altro. Ne deve rimanere solo uno. Torniamo giusto un po' indietro su questo perché mi va troppo verso l'esterno, va a farmi da ombrello a quelli sotto, per cui taglio di ritorno e andiamo su questo brindillino. Voilà, fatto, questo è già a posto. La potatura serve perché migliora la produzione dei frutti, ci fa avere i risultati che desideriamo, fa stare anche bene la pianta. Però le piante, di conto loro, avrebbero fatto una cosa completamente diversa, quindi un po' soffro. Questa cosa che ha detto Francesca ora è verissima. Infatti, se le piante non le tocchiamo dall'inizio, ma neanche il taglio dell'astone, non dobbiamo proprio toccarle, le piante in qualche modo prendono una forma naturale. Dobbiamo accettare il fatto che magari vadano appunto molto in alto, che magari si espandano prendendo spazio. Se possiamo avere queste condizioni è un'ottima cosa poterlo fare. Già il buon Fukuoka e già tanti altri l'hanno sperimentata questa cosa, in effetti funziona. Anche in quest'altra branca che dobbiamo riformare abbiamo scelto la sottobranca che viene verso l'esterno e verso l'alto, che è questa, quindi dovremo accorciare questa che invece spara solo in alto, rispettando questa branchetta a frutto, e poi dobbiamo togliere questo che va a fare concorrenza alla branca che abbiamo già sistemato. E così. Ok. Vai. Stavolta mi hai fregato, mi dici sempre facciamo poco, il minimo indispensabile, e guarda. Coraggio, se viene bella come l'altra, vedrai, viene un capolavoro. Francesca, lo vuoi fare te qualche taglio? Allora, ecco. È tosto? Bravissimo, ecco, perfetto, da lì. Allora, questa branca è quella che invece lasceremo per l'anno prossimo e abbiamo deciso di lasciare una fra queste due branchette come punta. La futura punta sarà qui, quindi l'anno prossimo questa andrà via. Per quest'anno la rispettiamo per non tagliare troppo, andiamo solo a sfoltire là in cima dove ci sono un sacco di incroci. Allora, quelle che rimarranno saranno questa rimarrà, per cui cominciamo a farla ragionare in termini di produzione, così. Per fortuna lo dovevi lasciare. Per fortuna. Come? Una sfoltitina lassù va data, se no siamo fritti. Le piegature che abbiamo fatto l'anno scorso hanno funzionato, infatti adesso sciogliendole i rami restano esattamente nella posizione, quindi adesso riutilizziamo i fili per fare qualche altra potatura nelle nuove branche. Chi martella bisogna tenere anche la mano, che si prende le responsabilità della sua mano. Sei contenta, Francesca? Sì, sono contenta. Adesso che vedo l'albero nel complesso potato dico che la forma è armonica. Sul momento insomma mi sono spaventata, però effettivamente sembra un bel melo adesso. Quanto legno abbiamo tolto? Guarda, meno del 50%, meno del un 40 circa l'abbiamo accumulato lì, in modo da non togliere quest'anno il 70% del legno, insomma sarebbe stato troppo. Allora, vedremo quest'anno come va il raccolto delle mele e l'anno prossimo Pietro tornerà a completare l'opera. Ottimo, ci vediamo a gennaio 2023. Mettete un bel like per Pietro e iscrivetevi al canale di Orto da Coltivare. E naturalmente iscrivetevi al canale del Bosco di Ogygia. Grazie mille. Grazie Francesca. Ciao a tutti. Ciao.